Ciao ragazzi e bentornati allo Speed vs Garage. Oggi sfida 80-90. Renault 5 Alpine Turbo, fu lei a inaugurare la storia delle utilitarie sopraalimentari. Super 5 GT Turbo, velocissima, intrigante, tra le migliori sportive anni 90, ma andiamo a provarle. Renault 5 Turbo Alpine, 1.400 8 valvole, 110 cavalli, 0-100 in 7,5 secondi, velocità massima 185 km/h. La Renault 5 Turbo Alpine è un'auto capace di emozionarti anche da ferma. Sembra identica alle sorelle di cilindrata minore, ma sono le scritte turbo sulle fiancate e sulla mascherina anteriore che fanno capire il suo carattere. Nera, cerchi in lega cromati, paraurti anteriore più basso con fin di nebbia integrati. Sulle fiancate le frecce a forma di logo Renault. Sul posteriore padroneggia ancora la scritta turbo sia sul portellone che sull'1.8. I gruppi ottici posteriori sormontati dalle griglie di sfogo d'aria dell'abitacolo e nella parte inferiore fa bella mostra di sé il terminale sportivo. Il suo interno completamente originale ti affascina per la sua personalità, soprattutto il volante, sostituito con quello dell'Alpine A310 GTA. L'immagine sportiva è completata da una meccanica azzardata per l'epoca, ma che non lascia nessun dubbio sulle prestazioni. Super 5 GT Turbo, 1.400 8 valvole, 120 cavalli, 0-100 in 7,6 secondi, velocità massima 205 km/h. Una Super 5 GT Turbo con un passato glorioso in ambito sportivo, con allestimento gruppo N, 46 gare totali e 3 campionati italiani di slalom vinti. Luca decide di riportarla originale per l'uso stradale, originale per modo di dire. L'aspetto esteriore è stato personalizzato, cerchi Clio Williams, assetto ribassato e ammortizzatori Bilstein B8 la rendono aggressiva e muscolosa. All'interno volante a calice, manometri aggiuntivi e sedili originali avvolgenti. Le corse sono ancora nel DNA di questa Super 5 e la prova la troviamo sotto al cofano. Carburatore modificato, radiatore acqua e intercooler maggiorati, tubi siliconici, scarico gruppo N. Il turbo invece è rimasto di serie e i cavalli attuali sono 148. Il periodo in cui nasce quest'auto è caratterizzato da un'alta ricerca della personalizzazione. Proprio per questo ogni Super 5 è un mondo a sé e oggi noi proveremo qualcosa di veramente particolare. Non fate arrabbiare, questa era la pubblicità che nel 1977 portò al debutto della Renault 5 Alpine, che però era aspirata, sempre 1.400, ma con 93 cavalli. La versione turbo arriva nell'82, con 110 cavalli, carburatore doppio corpo e senza intercooler. Su strada, molto divertente, nonostante un assetto di guida un po' disassato. Sedili avvolgenti, il volante è morbido nelle manovre, ma ti obbliga ad una guida un po' troppo raccolta. L'inserimento curva è facile e le correzioni sono possibili anche con l'acceleratore.
Basta togliere il gas e lei tende a rientrare e a stringere la gomma. Nonostante l'assetto più rigido, il rollio in pista è notevole, mentre su strada le sospensioni si sono comportate bene, anche sullo sconnesso, giustamente ad una velocità ragionevole. Il cambio non è preciso negli innesti, soprattutto nelle scalate veloci. Bisogna prendere un po' di confidenza per non sbagliare. I freni a disco anche sul posteriore, mentre sull'avantreno sono ventilati. Sono stati poco reattivi in pista, mentre in strada gli spazi d'arresto sono molto contenuti. La Renault 5 è nata come un'utilitaria spartana. All'epoca era semplice e geniale. La Renault 5 Alpine Turbo ti catapulta direttamente negli anni 80, quando auto come queste avevano solo voglia di correre. Ho sempre visto la Super 5 GT Turbo come un'auto molto particolare. Distribuzione aste e bilancieri, carburatore, turbo e nessun controllo elettronico. Follia pura. Nonostante i suoi 148 cavalli, è molto divertente alla guida. Qui si sente la meccanica, quella vera. Ci vuole coraggio per portarla al limite. Il cambio, escursione un po' lunga, però gli innesti sono precisi sia in strada che in pista. Unico neo, il pedale della frizione che è un po' rigido. L'assetto è stato sviluppato per un uso stradale, perché giustamente, come dicevamo prima, in pista ha già dato abbastanza. Però è rimasto molto equilibrato, giustamente senza esagerare con l'acceleratore, per non ritrovarsi con un brutto sovrasterzo. Un po' di attenzione anche in fase di rilascio, perché in certi casi il retrotreno può perdere aderenza e così allargare la traiettoria. I freni sono giusti per un'auto che è molto leggera e comunque con una cavalleria non esagerata, bilanciati e progressivi. E come dico sempre, dischi e pasticche racing fanno la differenza. Quando uscì la Super 5 GT Turbo fece innamorare tutti i giovani dell'epoca per le sue linee spigolose, perché superava i 200 km/h e perché faceva stare zitte auto di categoria superiore. Tutto questo l'ha resa leggendaria ed è per questo che oggi, quando passa, non puoi fare a meno di ammirarla. In conclusione, Renault 5 Alpine Turbo ha stregato tutti gli appassionati di auto del genere. Oggi è merce rara ed è ricercatissima dai collezionisti. Super 5 GT Turbo ha rappresentato un'epoca molto pericolosa, fatto di auto performanti, guida estrema e arroganza meccanica. Ma il fascino è proprio questo. E voi cosa ne pensate? Renault 5 Alpine Turbo o Super 5 GT Turbo? Scrivetelo nei commenti, iscrivetevi al canale, un like e se volete rivedere gli ultimi episodi di Speed vs Garage, Giulietta contro Giulietta, punto GT contro punto Abarth. Ciao a tutti!